Siamo nel campo di Ntokota, dove circa 12.000 persone sono rifugiate scappando dagli attacchi nei distretti di Kisanga e Ibo. Hanno camminato per circa 2-3 giorni, sono arrivati qua intere famiglie e adesso vengono sistemate in alloggi provvisori e poi si sta cercando di provvedere ai servizi di base. Ci sono dei problemi con acqua, soprattutto cibo e servizi sanitari di base che ancora mancano. L'ospedale più vicino dista vari giorni di cammino, altrimenti chilometri in macchina, quindi il sistema di riferimento è ancora carente. Sono numerose le donne incinta e i bambini che sono scappati con tutte le famiglie. Medici con l'Africa Q ha attivato subito una serie di attivisti locali che parlano anche la lingua delle persone che vengono da questi distretti per fare sensibilizzazione sui temi sanitari, riconoscere i casi con diarrea o infezioni acute, bambini malnutriti e cercare di riferirli ai centri sanitari più vicini. C'è anche un problema con numerosi casi di Covid che stanno arrivando dalla variante sudafricana probabilmente, e questi vengono trasferiti prontamente in un altro centro, ma in generale la popolazione viene educata sul lavaggio delle mani e vengono distribuite mascherine, nonostante le condizioni chiaramente siano abbastanza proibitive. Metus tem, por enquanto, 6 centros de ressentamento com uma habitação de mais ou menos 5.000 a 10.000 habitantes por cada centro de reassentamento. Nós temos cerca de 45 ativistas, dos quais 18 ativistas são do distrito de Metus, onde estamos agora, e aqui também é o distrito com maior foco agora por causa das diarreias e com maior número de deslocados e centro de ressentamento, como já havia dito. E neste local nós estamos, que é o centro de ressentamento de Ntokota, temos aqui 6 ativistas que também fazem parte de deslocados, porque eles foram selecionados dentro do seio dos deslocados. Então ele nos ajuda a fazer o trabalho de prevenção contra a Covid, sensibilizzazione sobre diarreias e a cólera. C'è ancora molto da fare. Per Medici con l'Africa Q ci sono le priorità di donne e bambini, numerose le donne qui, incinta, ma anche ragazze giovani che dovrebbero essere testate per l'HIV ad esempio, o comunque educate su comportamenti responsabili, numerosi bambini, dai bebè fino a bambini di 8-10 anni, che sicuramente non stanno ricevendo adeguato apporto nutrizionale e il cui monitoraggio è importante sia per le malattie sia per la nutrizione. Medici con l'Africa Q sta cercando di impostare un intervento sanitario completo, di nuovo con donne e bambini al centro, ma anche creando un sistema di riferimento dai campi ai centri sanitari che sono in grande difficoltà perché la popolazione è più che raddoppiata con l'arrivo dei rifugiati, e quindi stiamo potenziando anche il centro sanitario più vicino e poi l'ospedale come riferimento ultimo.